Benvenuti, anime romantiche e instancabili sognatori, nello spazio in cui l'amore non è un poster patinato ma una vittoria quotidiana guadagnata con il fiato corto e il cuore in mano. Benvenuti su Turkey News Magazine. Il conto alla rovescia è cominciato. Il ticchettio dell'orologio non segna solo lo scorrere dei minuti, ma l'avvicinarsi di un evento che tutta la Turchia, e forse mezzo mondo, segue trattenendo il respiro, le nozze dell'anno, l'unione tra Demet Özdemir e Can Yaman. Ma attenzione, perché ciò che stiamo per raccontarvi non è la solita sfilata di tulle e fiori d'arancio. È la cronaca di una rivelazione fatta sull'orlo di un abisso, di un amore che ha sfiorato il naufragio più volte e che, proprio per questo, ha imparato a rimanere a galla con una forza nuova. Prima di tuffarci in questo vortice di emozioni, vi chiedo un gesto che ci accomuna. Se credete che il vero amore meriti ogni battaglia, lasciate ora un mi piace, iscrivetevi al canale per restare con noi fino all'ultimo dettaglio e, se volete sostenere il nostro racconto appassionato, fate clic sul pulsante Unisciti. Pronti a sollevare il velo? L'attesa per questo matrimonio è diventata il centro di gravità dello showbiz, non solo per la fama abbagliante e la bellezza indiscutibile dei protagonisti, ma per la storia intensa, quasi viscerale, che li ha accompagnati. Eppure nessuno, nemmeno tra chi li ha seguiti giorno dopo giorno, immaginava ciò che è successo pochi giorni fa. A ridosso del grande sì, nel momento in cui normalmente si parla di menù ed elenco degli invitati, Demet ha scelto la strada più spiazzante e sincera, ha spalancato il suo cuore in un'intervista esclusiva destinata a rimanere negli annali. Non è stato un percorso facile, ma l'amore è sempre stato più forte di qualsiasi ostacolo, ha esordito Demet. La voce, dicono i presenti, era vibrante e insieme ferma, come se reggesse il peso di anni di battaglie combattute in silenzio. Non parlava la diva intoccabile, ma una donna che aveva camminato su carboni ardenti. Con disarmante onestà, ha confessato che ci sono stati momenti bui, abissi in cui ha pensato di mollare. La pressione mediatica schiacciante, le differenze personali che parevano montagne invalicabili e quei malintesi avvelenati che minacciavano di sbriciolare tutto ciò che con fatica avevano costruito. E poi, come in una danza scritta dal destino, Can tornava sempre. Non con gesti teatrali, ma con la parola giusta al momento giusto, con uno sguardo capace di dire più di 1000 frasi, o con un gesto piccolo che cambiava la chimica dell'aria. Ci sono state notti in cui ho pianto da sola, domandandomi se ne valesse la pena, ha ammesso Demet. Possiamo solo immaginare il silenzio che è calato nello studio. Poi lui mi ha preso la mano, mi ha guardata e mi ha detto, siamo nati per camminare insieme, Demet. In quell'istante ho sentito che ogni dubbio, ogni tremito, aveva un senso. Fermiamoci su questa immagine. Quanti di voi hanno vissuto un amore che sembrava impossibile eppure è sopravvissuto grazie a una sola parola di speranza? Raccontateci nei commenti le vostre storie di resistenza. Qui su Turkey News Magazine ognuna di esse è preziosa e ascoltata. Fonti vicine alla coppia confermano che la decisione di sposarsi non è nata sull'onda di un capriccio né di un momento di entusiasmo. Hanno attraversato separazioni silenziose, alcune durate settimane, altre interminabili mesi, mentre il mondo li credeva felici e invece stavano lontani. Eppure c'era sempre un filo invisibile, una connessione impossibile da spezzare, che li riportava al punto di partenza. Can è testardo, molto testardo, ha detto Demet con un sorriso bagnato di lacrime. Ma è anche leale, generoso, e quando ama lo fa senza riserve. Il momento più folgorante dell'intervista, quello che ha stretto il cuore a milioni di fan, è arrivato quando Demet ha tirato fuori dalla borsa una piccola scatola. Non c'era un diamante esagerato, né l'anello di fidanzamento ufficiale. Ha mostrato un altro anello, diverso, carico di un significato più profondo. È il dono che mi ha fatto quando ci siamo ritrovati per l'ultima volta, dopo una discussione terribile, ha spiegato. Mi disse, non posso essere impeccabile, ma posso prometterti che non scapperò, rimarrò qui, anche quando tutto si fa difficile. In quel momento ho capito che volevo diventare sua moglie. Parole che suonano come un inno all'amore vero, quello che non fugge davanti alle tempeste ma pianta i piedi a terra e resta. Se queste frasi vi stanno toccando,
Se credete che restare sia il verbo più potente dell'amore, mettete subito un mi piace a questo video. E ricordate, con il tasto iscriviti ci permettete di continuare a raccontarvi queste emozioni con la profondità che meritano. Sui social la reazione è stata immediata e travolgente. Dimet merita di essere felice. Un'intervista così autentica non si era mai vista, hanno scritto i fan. Anche volti noti hanno rilanciato spezzoni dell'incontro, applaudendo la maturità emotiva della coppia. E Khan? Come ha risposto a questa dichiarazione pubblica d'amore e vulnerabilità? Niente comunicati, niente conferenze stampa. Ha scelto un gesto diverso, e forse ancora più potente. Ha pubblicato una storia su Instagram in cui si è mostrato al pianoforte, le dita a suonare una melodia dolcissima, quasi una ninna nanna per adulti. La didascalia, semplice e devastante, a volte il cuore parla restando. Per molti, è stato il suo modo di rispondere a Dimet attraverso il linguaggio universale della musica, confermando che quella promessa custodita in un anello vive ogni giorno. L'intervista, trasmessa su una piattaforma digitale, è diventata virale in poche ore. Tra commenti e dibattiti, in tanti hanno iniziato a vedere Dimet e Khan non più come icone irraggiungibili, ma come due persone che hanno lottato con i denti per tenere in vita una relazione vera in un ambiente spietato. Un giornalista presente ha confidato: "Mi ha colpito la sua franchezza. Dimet non si è mostrata perfetta, si è mostrata innamorata e ferita, ma determinata a scommettere ancora sull'amore." E ora passiamo ai dettagli che rendono questa attesa ancora più magica. Secondo indiscrezioni trapelate dopo l'intervista, la coppia ha deciso di scrivere da sola le promesse nuziali, evitando formalismi e cliché. "Vogliamo che quel giorno rifletta ciò che abbiamo vissuto, gioie e cadute incluse", avrebbe confidato Khan a chi gli è vicino. Si dice anche che l'attore abbia preparato un brano speciale da cantare a Dimet. Durante il ricevimento, una canzone verrà eseguita dal vivo e, stando a chi l'ha ascoltata nelle prove segrete, è intrisa di ricordi condivisi e di un'emozione capace di smuovere anche la pietra più fredda. La location scelta è pura poesia. Il sì verrà pronunciato in un giardino circondato da ulivi secolari, a un passo dall'Egeo. Non è un luogo qualunque. È uno spazio simbolico per entrambi, perché proprio lì, tra profumo di sale e terra, hanno vissuto una delle riconciliazioni più importanti. Una fonte ha sussurrato: "È lì che Dimet ha detto a Khan: non ho bisogno di promesse d'oro, ho bisogno che tu ci sia quando ho paura." E lui, senza una parola, le ha infilato l'anello nella mano sinistra. Quello che porta ancora oggi. Intanto i preparativi avanzano con discrezione e un'eccitazione che si fa via via più intensa. La stilista del vestito di Dimet non ha lasciato trapelare nulla, come fosse un segreto di Stato. Eppure, come la luce che filtra da una fessura, alcune voci raccontano che il modello includerà dettagli ricamati con frasi significative della loro storia, nascoste tra gli strati di tulle, piccoli segreti cuciti nel cuore dell'abito. "Non voglio sembrare impeccabile quel giorno. Voglio somigliare a ciò che provo, viva, grata, pronta a iniziare un capitolo nuovo", ha detto Dimet in una breve clip del documentario che stanno girando per conservare ogni memoria del percorso. Molti si chiedono anche quale sarà il ruolo degli amici più stretti. È noto che Khan avrà al suo fianco un caro amico e collega, pronto a dire qualche parola durante la cerimonia. Dimet, invece, avrebbe scelto una sua amica d'infanzia per accompagnarla all'altare, rompendo con la tradizione di percorrere la navata da sola o con un parente uomo, un gesto di indipendenza e sorellanza che ha commosso molti. L'emozione cresce non solo tra i fan della coppia, ma anche tra chi li segue dagli inizi. Ciò che era nato come semplice chiacchiera da set è diventato una storia d'amore fatta di alte e basse maree, di fraintendimenti e ritorni, di distanze infinite e abbracci capaci di cancellare i chilometri. E ora, a pochi giorni dal fatidico "lo voglio", Dimet e Khan si preparano a sigillare il loro romanzo in un nuovo capitolo che, secondo molti, potrebbe essere il più intenso di tutti. E per chiudere con un brivido, vi riportiamo le parole di Khan in un audio trapelato e indirizzato a Dimet. "Non siamo una coppia da fiaba. Abbiamo discusso, ci siamo allontanati, ma abbiamo imparato ad ascoltarci e a crescere. Se mi chiedi perché voglio sposarti,
La risposta è semplice, perché, dopo tutto, tu sei ancora casa. In un mondo che scorre veloce, trovare qualcuno che sia casa è il vero miracolo. Noi di Turkey News Magazine saremo lì, con il cuore in gola, per raccontarvi ogni dettaglio di quella giornata sotto gli ulivi dell'Egeo, dove l'amore troverà parole nuove e promesse scritte a mano. Cosa ne pensate di questa intervista cruda e luminosa? Credete anche voi che le prove rendano l'amore più autentico? Ditecelo nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi, attivare la campanella e condividere questo video con chi crede che restare sia l'atto più coraggioso dell'amore. E se volete far parte della nostra piccola famiglia, cliccate su Unisciti. Il prossimo capitolo della nostra storia senza fine vi aspetta proprio qui.